Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un problema più grande della blockchain, soprattutto inerente ai Bitcoin e come risolverlo. Problema che va a minare la tua privacy finanziaria. Ormai dovresti saperlo, la blockchain è il registro pubblico distribuito per design. Questo vuol dire che ogni transazione rimane scritta, praticamente è una cronologia di quello che fai finanziariamente. E quando invii e ricevi Bitcoin, tutto viene registrato e più volte utilizzi quell'indirizzo, più creerai una mappa dettagliata sulla tua identità finanziaria. La cosa migliore sarebbe ogni volta creare un nuovo indirizzo Bitcoin da condividere con amici o con chi ti deve fare un pagamento o insomma chi ti deve inviare dei Bitcoin. Potrebbe essere un pochino più complicato, alcuni portafogli lo fanno in modo automatico, altri lo dovresti fare in modo manuale o creare sempre dei wallet nuovi, ma c'è una soluzione moderna, facile da utilizzare, ovvero i silent payment di Bitcoin. Come funziona in pratica? Tu puoi usare un wallet ovviamente che supporti i pagamenti silenziosi, come ad esempio Cake Wallet, Sparrow Wallet oppure Blue Wallet. Questi sono i portafogli più famosi che supportano questo sistema. Silent Payment cosa fa? Ti genera un address statico che puoi riutilizzare e condividere tutte le volte che tu vuoi ricevere un pagamento. Ma ogni volta che qualcuno ti invia dei Bitcoin verso quell'address statico, tu li ricevi automaticamente in un altro indirizzo. Praticamente condividi un address e ogni volta che ricevi i fondi su quel wallet in automatico ti arrivano su un nuovo indirizzo che non viene collegato al wallet principale. È come se ogni volta tu creassi un indirizzo nuovo da zero, ma lo fai in modo automatico. Quando attivi i pagamenti silenziosi in un wallet compatibile, purtroppo non sono ancora così diffusi, è ancora una tecnologia abbastanza acerba, ma sta continuando a lavorare, magari non avrai un indirizzo con BC1, ma sarà ad esempio un indirizzo che inizia con SP, che vuol dire Silent Payment. Cosa molto importante, quando si utilizzano un wallet del genere, purtroppo, anche se io attivo i pagamenti silenziosi, anche il mittente deve avere un wallet compatibile, attivare i pagamenti silenziosi, così il suo wallet va magari a scansionare il mio QR del pagamento silenzioso, riconosce che deve fare un pagamento del genere e qua entra in gioco la magia, una magia compatibile con il BIP 352. Se il wallet del mittente non è compatibile con il Silent Payment e te gli condividi una stringa per un pagamento silenzioso, chi ti invia i Bitcoin potrebbe avere un errore, ricevere un errore video, proprio non riuscire a inviare il pagamento perché il wallet del mittente dice ma che cavolo è sto indirizzo e quindi potrebbe non riconoscerlo. Facciamo un esempio più semplice: se tu condividi a 100 persone il tuo indirizzo normale BC1 che inizia con BC1 e queste 100 persone ti mandano i Bitcoin, sulla blockchain si vedranno 100 transazioni che arrivano verso il tuo indirizzo BC1. Diverso è se tu condividi la tua stringa S+1XX e 100 persone ti mandano a quel S+1XX dei Bitcoin, sulla blockchain si vedranno 100 transazioni diverse che arriveranno a un wallet diverso e non saranno direttamente collegabili al tuo indirizzo S+1XX o il tuo wallet finale reale. Sarà molto più difficile fare un collegamento del genere. Ed è per questo che si chiamano anche pagamenti silenziosi, perché tutto succede dietro le quinte, in modo silenzioso e soprattutto in modo automatico. E mi dirai, Mauri, come faccio a capire quali sono le mie transazioni? Il wallet che usi sa la magia matematica che c'è dietro il codice S+1, quindi ti mostra il saldo corretto perché scansiona la blockchain e capisce che quelle transazioni sono inerenti al tuo wallet. Mentre chi guarda da fuori, chi legge la blockchain, vede delle semplici transazioni su vari wallet che sono scollegati, non sembrano collegati a niente. Ora, punto importante. I pagamenti silenziosi non c'entrano niente con Lightning Network. I pagamenti silenziosi non rendono anonimi Bitcoin, non sono CoinJoin, non sono dei mixer, rendono più
protette la privacy nella ricezione dei fondi, ma non sono anonimi. Cioè rendono più difficile collegare tra loro tutti i vari pagamenti che ricevete, ma i bitcoin continuano comunque a muoversi su una blockchain pubblica. Gli output esistono ancora, i bitcoin esistono ancora sulla blockchain, semplicemente non compare sempre lo stesso indirizzo pubblico di ricezione. E se vi interessa anonimizzare una transazione di bitcoin o capire come funziona, andate all'interno del mio canale YouTube, scrivete CoinJoin nella lente di ricerca del mio canale, non su YouTube, e vi guardate prima questo video, CoinJoin Bitcoin Test, vantaggi e rischi ovviamente, e poi vi andate a vedere questo video di 17 minuti e 41 secondi, come rendere privata una transazione di Bitcoin con Wasabi Wallet, e vi faccio vedere come funziona un CoinJoin Mixing. Anche perché da capire questo concetto privacy non vuol dire per forza di cosa che bisogna essere anonimi, essere cancellati dalla blockchain pubblica. Privacy, come nei pagamenti silenziosi, ci insegna una cosa molto importante, di non riutilizzare sempre lo stesso indirizzo Bitcoin. Se volendolo possiamo fare sempre creando un nuovo wallet, oppure utilizzando wallet compatibili, che purtroppo, vi ripeto, bisogna utilizzare sia chi li riceve sia chi li invia, con i pagamenti silenziosi, e lo fanno in automatico. È una lezione che ci insegna Bitcoin, che evolve sempre e ci spiega come non diventare per forza di cosa una mappa comportamentale. Ora, i wallet che mi pare siano proprio compatibili con questi metodi di pagamento sono appunto Cake Wallet, Sparrow Wallet e Blue Wallet. Se ve ne vengono in mente altri, me lo fate sapere nei commenti, anche perché si stanno sempre più diffondendo, ma sono ancora acerbi. Quindi conoscere più wallet, far conoscere queste possibilità è molto importante in ambito Bitcoin, sperando che vengano sempre più utilizzati e sempre più utenti possano utilizzare questi tipi di pagamenti.